Buongiorno e ben trovati. Qualche tempo fa mi ha scritto un follower del canale, Luca, e mi ha chiesto di aiutarlo a risolvere un problema che ha con il suo cavallo per quanto riguarda il tondino. Questo cavallo, lui me l'ha messo come esempio, ora poi non so se è a destra o a sinistra, comunque praticamente il problema su cui verteva la sua richiesta era come risolvere il problema del cavallo che gira a sinistra sempre anche quando noi lo vogliamo mandare a destra, e mi faceva l'esempio appunto all'interno del tondino. Allora, nell'equitazione normale, nel senso quella che tutti noi siamo comunemente abituati a conoscere, c'è una definizione che è quella di fare il tondino o fare la longia. Okay? Fare il tondino può essere frainteso anche con il fare la longia, però di solito fare il tondino è dentro un tondino con il cavallo libero, fare la longia invece è fargli fare lo stesso equivalente che si fa nel tondino, quindi il cavallo che gira intorno a noi però attaccato a una corda. Allora la questione verteva appunto sul problema del cavallo che non vuole andare a destra ma rimaneva a sinistra. Lo stesso problema c'è anche dalla parte opposta. Com'è che si risolve? Bene, allora prima di tutto dobbiamo capire che ci sono due modi di fare il tondino, chiamiamolo così, ok? C'è il modo tradizionale, e che non è sempre sbagliato. Facciamo attenzione su questa definizione, perché ci possono essere delle situazioni in cui io ho la necessità di far muovere il cavallo in circolo intorno a me mentre che io lo seguo, però quella è la maniera tradizionale. E poi c'è il movimento, il circle game, il movimento del circolo intorno a noi, in base alla definizione Parelli, è il gioco numero 5, che è il gioco del circolo, che invece insegna le responsabilità che il cavallo deve avere quando fa quell'esercizio lì. Insegna anche le nostre, ma in particolar modo in questo contesto di cui stiamo parlando adesso è importante comprendere che insegna le responsabilità, le 4 responsabilità del cavallo. Una di queste è proprio mantieni la direzione. Dove sta la differenza? La differenza sta che in un caso io seguo il cavallo, nell'altro caso lascio che il cavallo vada dalla parte che io gli ho suggerito, ma poi dopo non lo seguo. L'ho già fatto vedere in variati video. Se andate a prendere la playlist che si chiama G5, quella lì all'interno ha tutta una serie di video che parlano appunto del circle game. Nel caso specifico di cui parlava Luca, bisogna comprendere bene questa differenza, che è enorme. Non sto parlando, di nuovo lo ripeto, non sto parlando che è giusto solo fare il gioco del circolo. No, ci sono dei contesti in cui è importante seguire il cavallo nel movimento. Vi faccio comprendere meglio con un esempio. Cioè, se io voglio andare a lavorare sulla posizione della testa del cavallo, per esempio voglio che la testa sia rivolta verso di me mentre che fa il gioco del circolo, cioè che circola intorno a me, è chiaro che io dovrò seguirlo fino a che il cavallo non rimane senza andarmi a tirare sulla corda in posizione corretta con la sua testa. Quindi vado a correggere. Questo è solo un ripassino, perché ve l'ho già fatto vedere in diversi video, andate a recuperare nel canale. Quindi adesso lei pensa di dover andare in laterale, io continuo fino a che lei non riesce a rimanere nel circolo senza che io continuamente gli dica come tenere la testa. Ecco, questo va bene e adesso la fermo. Quindi anche in questo caso io cosa ho fatto? Ho fatto la longia? Sì, ho fatto la longia, cioè io ho seguito il cavallo. La longia può essere fatta per tanti altri motivi, no? Per iniziare a insegnare al cavallo a lavorare in distensione, per insegnargli a mettere meglio sotto il posteriore, per insegnargli tante cose. Quindi non è che è sempre sbagliato fare la longia, va fatta con cognizione e va saputa fare. Lo stesso riguarda per il gioco del circolo. Tornando all'esempio di Luca prima, Luca diceva cavallo mi va a sinistra, per esempio, e io non riesco a mandarlo a destra. Quindi lì il problema qual è? È che
probabilmente, mi immagino io, adesso andrebbe chiesto a Luca nello specifico, probabilmente il cavallo era sciolto, cioè era senza lunghina. Quindi la prima cosa da fare è tornare di nuovo online. Tutto quello che è il lavoro in libertà lo si fa solo quando l'abbiamo introdotto online, cioè con la corda. Perché in libertà, far muovere il cavallo in circolo in libertà, sì, posso usare delle tecniche che gli fanno cambiare lo stesso direzione, ma devo mettere tanta pressione. E è per questo che in molte occasioni i tondini che si vede in giro sono dei muri alti 2 metri completamente chiusi, perché quando si mette pressione, se fosse un tondino basso, il cavallo salterebbe di là. Allora, com'è che io faccio a evitare di mettere così tanta pressione e cercare nello stesso tempo di essere chiaro il più possibile nei confronti del cavallo? Ricordatevi che Parelli su questo è molto chiaro, no? Quando dice che nel 70% dei casi che il cavallo non fa quello che gli chiediamo, la colpa è semplicemente del fatto che non ha capito cos'è che gli stiamo chiedendo e non che non lo vuole fare. E un altro 15% dei casi invece è perché ha paura a farlo, cioè questo significa che noi non l'abbiamo preparato a sufficienza per provare, almeno provare a fare quello che gli stiamo chiedendo. E solo un 15% finale non lo fa quello che gli stiamo chiedendo perché non lo vuole fare, cioè per dominanza, ok? Quindi se io ho un cavallo che mi gira a sinistra invece che a destra, nonostante che l'abbia chiesto di girare a destra, quasi sicuramente è perché non ha capito che deve girare da quella parte, oppure perché è spaventato e quindi girerà dalla parte in cui si sente più sicuro, perché la visuale che loro hanno, essendo laterale, cioè l'occhio sinistro vede una parte, l'occhio destro ne vede un'altra, non è come noi che abbiamo l'occhio davanti e quindi abbiamo una capacità di calcolare la profondità meglio, perché siamo predatori, ma abbiamo una visuale limitata intorno ai 170 gradi, okay? Mentre loro hanno una visuale di circa 340 gradi, ma l'occhio che vede ciò che vede l'occhio destro non è quello che vede l'occhio sinistro, solamente in alcuni punti, che sono quello anteriore e quello posteriore, dove si uniscono le due visuali. Quindi è probabile che lui mi giri a sinistra invece che a destra, perché guardandomi con l'occhio sinistro si sente meno emotivamente compromesso, perché la parte sinistra dell'occhio è connessa alla parte più razionale del cervello, quella che noi chiamiamo così, diciamo ideologicamente, cervello sinistro, e la parte destra del cavallo è collegata invece alla sua parte più istintiva, ok? E quindi magari molto spesso, ci sono anche dei casi che sono all'inverso, ma molto spesso quando noi lavoriamo con il cavallo che ci guarda con l'occhio destro, abbiamo un cavallo molto diverso rispetto che quando invece lavoriamo con la parte del cavallo che ci guarda con l'occhio sinistro. Infatti Pet in maniera burlona dice no, quando si compra un cavallo in realtà se ne compra sempre due. È così, però quando voi iniziate a lavorare un po' con cavalli vi accorgete che c'è tantissima differenza a fare le cose da questa parte e fare le cose da quell'altra parte. Su alcuni cavalli no, ma molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, sì. Quindi in quel caso lì è possibile che il cavallo di cui raccontava Luca avesse difficoltà a tenerci con un occhio e quindi preferiva darci l'altro occhio e quindi girare dall'altra parte. Ma tecnicamente cosa fare? Allora, prima di tutto mettere la lunghina. E se io ho il cavallo che mi va dalla parte sbagliata, mettiamo che io ho il cavallo di fronte a me, no? Ho il cavallo di fronte a me e io gli chiedo di andare a destra, ok? E lei non mi va a destra, ora ce la mando, lei ci va, però e lei non va a destra, magari mi va a sinistra, no? Allora cosa succede? Se lei mi va a sinistra invece che a destra, ho due chance. La prima, disimpegnare e chiederglielo prendendo più corta la corda, quindi usando di più il gioco del porcospino, ok? Quindi prendendo più corta la corda, io riesco, come per esempio si fa nei puliti, riesco a essere più chiaro, no? Amplifico bene il mio linguaggio del corpo, sposto bene quella spalla lì e la mando dalla parte di là. Se lei di nuovo mi va indietro e mi cambia parte, io non faccio altro che fermarla di nuovo disimpegnando il posteriore, alzando la mano, bloccandola così, cambio e glielo richiedo di nuovo. E questo lo faccio quante volte? Le volte che serve, magari anche 10-15 volte. Pet, vedete, in questo caso lei aveva girato e io gli ho detto no, è di là che voglio che vada.
Lei dice no, ma io volevo andare di là. E io dico no, da questa parte c'è tanta pressione e di là invece non ce n'è pressione. E mi rimetto così. È chiaro che può succedere, a parte che caschi la corda, ma può succedere che si fermi dietro, perché molto spesso accade che si fermano dietro i cavalli. Ma non è un problema, voi vi girate sempre come si gira il cavallo e chiedete di nuovo. E metto pressione qua, e poi metto pressione più vicino, e poi eccolo là. Quindi tolgo completamente pressione quando gira dalla parte giusta, però capite che questo lo posso fare con la lunghina in mano, non lo posso fare senza lunghina, perché senza lunghina ho meno possibilità di spiegarmi meglio. Ok, ottimo, bravissima. Guardo, lei non gira, io mi avvicino, alzo, disimpegna e mi fermo. Bravissima, e a questo punto lo premio. Ora io lei gli ho chiesto 3 giri perché comunque lei li sa fare, ma se fosse stato un cavallo che mi dava quel problema lì di cui parlava Luca, gli avrei chiesto un giro, a volte anche mezzo giro. Al momento che io stacco completamente, mi metto a riposo e lui continua dalla parte che gli avevo chiesto, ecco che anche mezzo giro o un giro mi bastano. Non ho bisogno di chiedere sempre molto di più, no, perché voglio premiare il fatto che lui ha provato a comprendere quello che gli chiedevo. Non voglio premiare il circolo, quello lo premierò dopo, quando ho risolto il problema della base, che è la direzione. Poi dopo andrò a premiare il problema, diciamo l'altra cosa, quella di rimanere nelle andature. In ultima analisi voglio parlare dell'andatura. Molte volte si chiede troppo e tutto subito, cioè mi spiego meglio. Io adesso voglio chiedergli di andare a destra e lui mi va a sinistra. Io mi devo concentrare sulla risoluzione di quel problema. Se il cavallo mi insiste ad andare a sinistra invece che a destra, devo risolvere quel problema. Mettiamo che poi dopo mi parte a destra, ma mi va al trotto o al galoppo. Non mi interessa. Intanto lo lascio andare a destra e risolvo quel problema. Poi successivamente metterò a posto il fatto che io magari gli avevo chiesto passo e non trotto, oppure trotto e non galoppo. Quella è una cosa che viene successivamente. Noi possiamo lavorare su un problema alla volta. Non possiamo lavorare su 2-3 problemi alla volta, perché il cavallo non ce la fa a seguirci, soprattutto all'inizio. Poi a mano che si va avanti riesce anche lui a capire sempre più cose contemporaneamente, a capire diciamo così delle frasi più complesse che noi gli trasmettiamo con il nostro linguaggio del corpo, e chiaramente per lui riesce a sostenere il discorso e a mettere insieme più cose. Però ecco, quindi prima di tutto soffermarsi un attimo e cercare di capire in un problema come quello di cui narrava Luca se io posso fare qualcosa di più per essere chiaro nei confronti del mio cavallo. Partite sempre dal presupposto che se non fa quello che gli chiedete, perché quasi sicuramente non ha capito una mazza di quello che gli state dicendo. Quindi una volta che voi riflettete su questa parte qua, siete a metà dell'opera, perché sicuramente o guardando qualche video o facendo qualche domanda a qualche istruttore o leggendo qualche libro, un'informazione che vi aiuta a migliorare la vostra comunicazione di base la trovate, e una volta che la trovate provate a metterla in campo e vedete cosa succede. Nel caso specifico, tondino, lavoro in libertà? No, lunghina, torno indietro, cerco di tornare un pochino indietro, un pochino più alle basi. Forse ho fatto un passo un po' troppo lungo, quello che succede molto spesso. La stragrande maggioranza dei problemi nell'equitazione naturale, ma nell'equitazione in genere, è semplicemente perché le persone fanno dei salti a piè pari di 3, 4, 5 metri e non si accorgono che nel mentre hanno lasciato dei fori, dei buchi, e il cavallo quei buchi lì poi prima o poi ve li mostra e voi vi trovate nei problemi. Ma non è colpa di nessuno, non è colpa del cavallo, non è neanche colpa vostra, è solo colpa della sequenza che non è stata rispettata. Ok? Se vi è piaciuto il video, ovviamente mettete un like e soprattutto fatemi sapere nei commenti se avete avuto dei problemi analoghi e come l'avete risolto. Ok? E noi ci vediamo la prossima volta. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in the